Ciao, sono Marco Stilio, per tutti Mao. Nel 2017 un incidente mi ha reso tetraplegico. Pensavo fosse la fine del viaggio, invece era solo l'inizio. Da allora ho scelto di ripartire, girare il mondo e cercare persone straordinarie. Io li chiamo fenomeni, gente che ogni giorno dimostra che i limiti esistono soprattutto nella testa. Questo è il mio viaggio e queste sono le loro storie. Ragazzi, oggi siamo ad Ostuni, domani andremo a Brindisi a trovare Andrea Stella. Andrea Stella è un imprenditore paraplegico che ha dato vita a Wilson Waves, un progetto che ha reso il mare accessibile a chiunque, un'attività che pratica dal 2003 e adesso è diventata parte fondamentale della sua vita. Partiremo da Brindisi, non vi voglio spoilerare troppo, ma ci sarà tanto da vedere e da sapere. Oh, è così, questi arrivano così. Qua devi stare attento che non posso dire più cazzate, che appena mi beccano mi scavano subito. Raga, qualcuno mi può reggere le palle un secondo? La storia, facendo una breve, ho 50 anni, nel 2000 avevo 24, mi ero laureato, io amo viaggiare, il mio premio era un viaggio di laurea, sono al Fort Lauderdale in Florida vicino a Miami, mi sparano per rubarmi un'auto presa in affitto, era in un posto vigilato, molto bello, molto centrale, ho rischiato subito di morire perché un proiettile ha colpito il fegato e il polmone, l'altro il midollo spinale. Polizia mi ha detto eri nel posto sbagliato al momento sbagliato, non avevo fatto nulla, non avevo reagito, ma come ben sai la vita in un attimo può cambiare. Quando mi hanno detto fra 10 anni camminerai con le staminali, gli ho detto voi siete rincoglioniti, io 10 anni in carrozzina non ci sto, adesso mi sembra veramente ieri. Lo spirito di Stella è l'imbarcazione in cui ci troviamo sopra adesso. Penso che il nome dell'imbarcazione è proprio legato al tuo modo di vivere, al tuo mood, no? Sì, in realtà è un nome che non avevo neanche scelto io, perché dopo l'incidente mio papà mi diceva torna a fare questo, quello, quell'altro, io riflettevo un po' tutto, però a un certo punto avevo la passione della barca a vela e gli dissi guarda, o ci torno muovendomi sulle ruote come prima mi muovevo sulle mie gambe, se no è più lo sforzo che il piacere, e ho cercato di noleggiare una barca come questa, non c'era. Abbiamo visto che il catamarano era il mezzo giusto perché non si inclina lateralmente e avevamo le possibilità, abbiamo costruito questa barca che doveva riportarmi in mare e ridarmi un po' il sorriso. Costruendola però ci siamo resi conto di come in realtà questa barca sia più accessibile per tutti. Certo. Questa barca a partire dalla passerella, per cui che è larga 80 cm, tu pensi che le persone che camminano l'80% ha paura di salire in barca, non di andarci. E quindi mi sono fatto molte domande, ho detto ma cavolo, se si può fare una barca accessibile perché non fare una città accessibile? Certo. Col ministro Crosetto gli dissi ma guardi, a me piacerebbe fare un giro del mondo, un giro che però non sia il giro di Andrea Stella, ma che sia un giro dove vi partecipano tante persone, persone con disabilità e non, militari, civili. E il messaggio è molto semplice, no? Se puoi convivere in uno spazio alla fine così ristretto, se puoi stare insieme in una traversata di 20 giorni e tutto va bene, perché lo fai? Perché siamo tutti uguali? No, perché tutti rispettano le regole e hanno lo stesso obiettivo. Certo. Questo mi piace sottolineare, ma che è un po' quello che dovrebbe essere la nostra società, no? A me piace usare la barca per parlare del vivere di tutti i giorni. La società non è che funziona perché siamo tutti identici, ma funziona perché rispettiamo le regole e abbiamo gli stessi obiettivi. Su queste imbarcazioni sono salite 15.000 persone. Non tutte insieme. No, ovviamente. C'è una persona che con la sua reazione salendo a bordo che ti è rimasta proprio e rimarrà sempre nei tuoi ricordi, perché magari ne hai visti tanti, però c'è una speciale che dici ce ne sono onestamente tanti, no? Perché mi ricordo a Porto San Giorgio l'altro giorno trovo questo papà che mi dice sai mio figlio
sia stato a bordo da te nel 2017. Lui adesso poi si è messo a fare scherma, è andato alle Olimpiadi, si chiama Michele, e io ho comprato questo motoscafo, l'ho adattato, porto Michele, porto altri ragazzi in mare, quindi io poi molte volte non so cosa succede alle persone, però sicuramente dai un'ispirazione, uno slancio. Uno slancio. Sì. Sono venuto a conoscenza del Giro d'Italia, pensavo comunque si navigava, invece poi mi hanno detto no, sono uscite giornaliere, ho detto vabbè ce la facciamo comunque l'uscita giornaliera, però io forse ero troppo disabile per fare il giro. Hai visto l'ingegno? L'altra volta avevo parlato dello standing, no? È può essere sia robottino, diciamo, quell'ausilio che ti aiuta per mantenere poi lo stato osseo nel miglior modo possibile, diciamo, per preservarlo, perché stando seduti si soffre di osteoporosi e spesso un'ora al giorno è consigliato fare lo standing, e lui l'ha adattato vicino al timone, quindi è fighissimo. Mio figlio si chiama Danilo, ha una tetraparesi spastica, 34 anni fa un parto gemellare, 6 mesi e mezzo di gravidanza, si sono rotte le acque e quindi sono nati prematuramente. Il fratello morì dopo 20 giorni e Danilo invece... Lui è entusiasta di fare sempre queste cose nuove, no? Lui gli piace viaggiare molto e fare sempre esperienze nuove, però in molte realtà ancora sono arretrati. Bisogna lavorare tantissimo su sto lago qua. cosa ne pensi del progetto Stella? Bellissimo, stupendo, io sono rimasto senza parole. Come mai? Perché è una cosa fatta su misura proprio per le persone disabili e si potrebbe anche vivere così, in alcuni momenti la cerca, basta poco per averla sta libertà, no? Quando una persona subisce un trauma come il nostro, no? Spesso inizi a pensare a te stesso, no? Tu sei arrivato al punto addirittura di aiutare tantissime persone, vuol dire che ci hai dedicato tanto del tuo tempo personale a noi, no? A tutte le persone che hanno avuto un problema. Sicuramente a me la barca ha permesso in primis di riprendermi in mano un pochino la vita, no? Certo. E avrei potuto fare delle regate, avrei potuto fare quello che faccio. Intanto la barca mi ha aiutato, quindi può aiutare altre persone e questo mi dà soddisfazione. E cerco di fare dei progetti che quindi mi appagano, e questo appagarmi generalmente fa qualcosa che fa star bene me e le persone che mi sono intorno e anche altre persone, perché so che anche io dopo l'incidente ho avuto delle opportunità e quelle opportunità magari all'inizio non le ho capite, con le persone che me le hanno date mi hanno fatto scattare qualcosa che mi ha spinto a fare altro. Siamo tornati oggi da questa bellissima esperienza in barca, ragazzi delle associazioni veramente si sono anche divertiti. Andrea sono 26 anni che è in sedia a rotelle, da 24 anni continua ad aiutare persone, lui ha una rampa di lancio. Questo fa riflettere perché io sono una persona, sembra strano, cioè chi mi conosce lo sa, molto aperta, estroversa, però sono anch'io un po' egoista nel mio, perché il tempo per te a volte sembra non bastare mai, e Andrea invece ci insegna dopo 26 anni, a 50 anni, continua ad aiutare. È stato diverso dall'altra puntata perché sono speciali entrambi, proprio lo scopo del canale è questo. Ma
molto secchi cade. Io lo sento troppo, quello è il Troppo. problema. E non riesci a spendere, cioè No. la sensazione c'è. Ho sempre una lava dentro che sta esplodendo. Ok. Adesso stavo guardando la macchina che mi pare molto ben attrezzata. Dopo sono curioso di capire come funziona, come riesce a gestirla. Ora ora vedrà anche Andrea il mitico salto del giaguaro. Lo abbiamo Salto del giaguaro. il salto del giaguaro e il lancio del disabile. Quale dei due secondo te? Lancio del disabile, come si chiama? Wolf of Wall Street, faccio il lancio del nano. È vero. No, adesso allora facciamo anche il lancio del disabile. 1, 2, 3. Quindi com'è che funziona qua? Sei pronto, Andrea? Sì. Allora, questo è il volante Ok. che gira, così ora non lo devo toccare. Quindi il volante questo è il tuo Che volante. gira, esatto. E quello è l'acceleratore del freno. Esatto. Acceleri e freni con quello, e poi ci sono i comandi vocali per tipo tergicristallo, abbaglianti. Vocale. Sì, però non c'è il cambio. Io voglio Tu vuoi il cambio. voglio il cambio. Perché la questa prossima curva, modifica la è curva cambio. dovremmo entrare in seconda, invece la macchina decide di entrare in terza e perdiamo una vita. Quindi questo è un problema abbastanza grande. Ok, metti la marcia avanti. Questa. Esatto. So take my picture. You told me I'm the one you wanted, you really wanted, but you don't love me like I love you. Siamo ancora nel giro di riscaldamento. Sì. Stiamo già andando come dei pazzi. When I'm driving, I'm really driving. I'm driving fast because I mean it. Allora Andrea, che dici? Dico che è una gran figata. Che è incredibile vedere il volante che gira e nessuno apparentemente lo comanda. 20 anni fa probabilmente queste cose anche prima non le facevi. Infatti tu che l'hai avuto 26 anni prima, l'incidente, 20 anni prima di me, Io non ho visto queste cose. ma io penso che era pure un altro a livello di accessibilità, era tutt'altro. Assolutamente sì, in 26 anni sono cambiate molte cose, poi dall'esterno sembra che non cambi niente, in realtà se uno la vive dall'interno. Una cosa che io magari affronterò tra 20 anni pure io, una cosa che non ti saresti mai aspettato quando hai avuto l'incidente di aver raggiunto, di Mi fare. ricordo il chirurgo che mi ha operato, mi ha detto, beh insomma dai, imparerai ad apprezzare il caffè al mattino. Ho detto, beh, bella prospettiva. In realtà invece forse tutte le cose che sto facendo non mi sarei aspettato di farle. Lo stesso andare in barca, ero convinto che ci sarei andato poco perché il lavoro mi avrebbe assorbito molto. In realtà, questo voglio dire prima dell'incidente, ma in realtà poi ho fatto tutta una serie di cose che non avrei neanche mai immaginato, a cominciare dalla prima traversata atlantica. Già per decidere di fare questo avevi uno spirito ribelle, no? Se ce l'hai ancora? L'hai perso un po'? Con l'età? No, l'ho un po' addomesticato, però esce quando vuole, esce. Quindi io amo viaggiare, quindi per me viaggiare è fondamentale, viaggiare è scoprire posti nuovi, soprattutto persone nuove, storie nuove da raccontare, e quindi era la mia passione. Il mio incidente è stato viaggiando e sono voluto tornare a viaggiare. Io sono entrato nel tuo mondo catamarano e tu nel mio. Devo dire che col catamarano vai a 15 km all'ora, qua vai a 150, quindi questa è la prima differenza. Poi dici, boh, terrà la curva o non terrà la curva? Cappotto o non cappotto? Cappotto o non cappotto? Allora, è una cosa stranissima, perché tu vedi questo volante che gira, poi colleghi che comunque c'è Mao che lo sta guidando con questo tripode che però, capite, non è la stessa cosa di un volante.
Ti ho visto silenzioso, infatti. No, non è che fossi spaventato, però comunque non sono abituato a queste velocità, a queste cose. Per me l'incidente è stato viaggiando, perché per me una delle cose più belle, più importanti è viaggiare. Mi sembra che un po' questo tuo progetto nasca dalla volontà di incontro. Nasce dallo stesso bisogno tuo, in un certo senso, quello di voler viaggiare e poi viaggiando spesso, viaggiando molto, ho incrociato persone super pretty fly e ho detto no, secondo me qua sarebbe stato figo, sai, poi da appassionato di YouTube, che io lo divoro, non guardo più la televisione, vedevo tutte queste cose super fighe autoprodotte e da lì è nato tutto. Quindi ho detto unisco il viaggio e provo a fare questa cosa. Però anche per te la motivazione del viaggio, sì, i luoghi, ma soprattutto le storie che trovi. Le storie, sì, le storie, perché poi viaggiando la cosa più figa è fermarti al ristorante e chiacchierare con una persona che non conosci. Ma tu il primo viaggio hai fatto, a te è stato il viaggio? Il viaggio mi ha segnato. No, io ho sempre viaggiato in tutta la vita, per cui avevo finito l'Erasmus, avevo appena fatto il Marocco con lo zaino in spalla. Miami non era sicuramente nelle mie mete perché è troppo commerciale, in realtà poi ci sono andato, mi è successo l'incidente e ci torno volentieri perché non mi rendo neanche conto di avere la sedia a rotelle, talmente è accessibile e fruibile. Tu quando hai avuto l'incidente, il primo viaggio che hai fatto, che ti eri segnato di fare, era navigare, quindi attraversare l'oceano, fare una traversata oceanica da Genova, dall'Italia a Miami, sì. Dove hai avuto l'incidente, sì. Dove hai avuto poi... Non è stato un po'. Prima avevo fatto qualche viaggetto più vicino, però proprio quando ho costruito sta barca, che doveva rimanere una cosa diciamo privata, ma poi come ti ho raccontato mi è venuta voglia di renderla pubblica, di renderla disponibile ad altre persone, ho detto io voglio tornare a Miami. Certo. Per 3 motivi. Uno, perché da velista attraversare l'oceano è una figata, è sempre un obiettivo. 2, per chiudere un po' un cerchio col mio destino. 3, purtroppo, perché è più facile attraversare l'oceano in barca che Milano, Roma, Vicenza, dove vivo, con l'autobus. Questo è il detto più grande di Andrea, che l'ho sentito. Sì, che spero di non dirlo più. Spero che questa frase un giorno scomparirà perché non ce ne sarà più bisogno. Più facile attraversare l'oceano che una città, penso è assurdo in un certo senso. Assurdo, però è assurdo come, se tu ci pensi, è fantastico come tu con la tecnologia riesca a guidare questa macchina incredibile in piena e totale autonomia. La tecnologia deve continuare ad andare avanti, perché è quella che ci permetterà poi un giorno magari di non avere più una lesione midollare durante l'operazione iniziale, magari già con una bella iniezione di qualcosa di magico. Dopo qualche mese si tornerà a camminare, io spero, quello è il mio più grande auspicio. You ever wonder che sono arrivati a trovarmi i miei amici, i delinquenti dei miei amici che stasera sono malintenzionati e non so, buona visione. Questa è l'unica patatina che ti tocca in questo weekend. La vedi la Puglia? Viva la Puglia! Sera. Ma ce l'abbiamo dei bombetti? Beh.